Ciao bimbi! Are you ready for the English lesson? Ok, let's start! Andiamo a vedere se vi ricordate cosa Mr. Green ci aveva insegnato la scorsa lezione. Ci aveva insegnato a usare bene can. Ecco la paginetta che avevamo già affrontato. Se io voglio dire una cosa che so fare, I can play tennis. Se io voglio dire una cosa che non so fare, I can't play tennis. Se io voglio chiedere a un amico, a una persona, metto il can davanti. Can you play tennis? Adesso vi presento una nuova amica che vuole farvi una qualche domanda. È un'amica di Mr. Green e come Mr. Green parla solo in inglese. Mi raccomando, non siate timidi, rispondete. My name. How are you? What's your name? I can play volleyball. I can play tennis, but I can't ride a horse and I can't play video game. Can you play the guitar? Bimbi, rispondete. Can you ride a bike? And can you swim? Can you rollerblade? Can you do judo? Great! Ah, che carina Holly! Mi è piaciuto conoscerla? Allora, se io voglio riferirmi a un'altra persona, come ad esempio Holly, che è una femmina, dirò appunto she. Quindi dirò she can play tennis. She can play volleyball. She can't ride a horse. Can she play video games? No, she can't. Avete capito, bimbi? Ok, bimbi. Allora siamo pronti per ascoltare la storia di Robin Hood. Page 58 and 59. I choose Ted. He can ride a unicycle very well. Okay, and I choose Jim. I choose Marion. Marion? You can't ride a unicycle. Look. You're right. I choose Pam. Marion, come with me. Robin, I can't ride a unicycle at all. Yes, Marion, you can. Come and try. Oh, help, Robin, help! Don't worry, I'm here. Oh! Let's try again. Oh! Robin, are you here? Yes, Marion, don't worry. Oh, Robin, are you here? Yes, Marion, don't worry. A week later. I choose Ted. I choose Marion. Marion? Yes. Marion, come here.
ride a unicycle very well. She's a champion. Yes, and the secret is... Never give up. Yes! Allora bimbi, non so se l'audio si sentisse benissimo, perché in questo programma c'è un po' un problema a far partire il libro online e l'audio. Comunque, andiamo ad aprire la pagina 58 e andiamo a vedere se abbiamo capito i dialoghi tra i personaggi. Ve lo traduco velocemente, voi poi potete riguardare la storia andando un po' indietro nella registrazione. Allora, siamo come vedete nel bosco di Robin Hood e la morale della storia, che Mr. Green sapete ci cambia sempre, è quella never give up, non darsi mai per vinti. L'insegnamento è questo. Dice il personaggio: io scelgo Ted, lui sa andare sul monociclo very well. Ok, risponde il frate. E io scelgo Jim. Io scelgo Marianne. Marianne. Lei can't ride a unicycle. Lei non sa proprio andare sul monociclo. Look, guarda. Marianne cade, quindi il personaggio cambia idea. You are right, tu hai ragione, io scelgo Pam. Robin, che era nascosto in alto nell'albero, dice: Marianne, come with me, vieni con me. E Marianne risponde: Robin, io non so proprio pedalare sul monociclo at all, per niente. Sì, Marianne, you can, certo che lo sai fare. Come and try, vieni e prova. Allora Marianne comincia a provare, mentre prova dice sempre help, aiuto Robin, help. Non ti preoccupare, don't worry, I'm here, sono qui. Proviamo di nuovo. Robin, ci sei? Are you here? Sì, Marianne, non ti preoccupare. Robin, ci sei? Sì, Marianne, don't worry. Una settimana dopo, Robin dice una cosa nell'orecchio. Quindi si ricomincia la gara, il torneo, e lui dice: io scelgo Ted, io scelgo Marianne. Tutto stupito, questo dice: Marianne? Sì, Marianne, vieni qui. Marianne arriva tutta abile, tutta capace. Wow, lei sa guidare il monociclo very well. Lei è una campionessa. Sì, e il segreto è never give up, non arrendersi mai. Una cosa che facciamo bimbi sul testo, andiamo a prendere le evidenziature e prendiamo le evidenziature, quanto cosa è successo, ok? Prendiamo le evidenziature e andiamo a cercare le persone, le paroline io, tu, lui, lei, in inglese come in italiano, sono molto importanti. In italiano li chiameremo pronomi quando non c'è un nome, però anche in inglese noi li abbiamo già visti un sacco di volte. Vediamo se li troviamo. Io si dice I, eccolo qua. Quindi coloriamo I, he, lui. Ecco un'altra volta io I, she, you, che è tu,
I, you, I, andiamo di là, you, I, she. Ecco finito. Matita o la biro colorata e sotto dove c'è un po' di bianco, sopra, insomma, dove c'è posto, riscriviamo queste paroline che in inglese sono importantissime, perché le troviamo tutte le volte. I, si scrive con la I grande, freccia, io, you, scusate bimba si scrive malissimo, qui, tu, e anche di qua, he, che vuol dire lui, e she, che vuol dire lei. Più brutto di così direi che non mi poteva venire, quindi prendiamo la pagina 70 e completiamola insieme. 60, scusate, 60. Allora, Ted can't or can ride a unicycle very well. 10 can, quindi cerchio, coloro, evidenzio quello giusto. Marianne can't ride a unicycle very well or at all, per niente. Lei non lo sapeva usare per niente. In picture number 8, nella 8, Marianne è angry, arrabbiata o sad? Sad. In picture number 9, nella 9, Marianne è surprised o scared? Spaventata di non riuscirci. At the end of the story, alla fine della storia, Marianne can o can't ride a unicycle very well? Can, ha imparato. And in picture number 15, nella 15, Marianne alla fine è happy o è angry? She's happy. Very good. Let's do the true or false pretty quickly. Ted can't ride a unicycle. False. Era il primo che veniva scelto. Marianne can't ride a unicycle at all. Marianne non sa andare sul monociclo. Quindi giusto. True. Robin helps Marianne. Robin aiuta Marianne. True. Marianne doesn't try to ride. Non ci prova neanche. False. Friar Tuck sceglie Ted alla fine. False. Marianne is a champion. True. Very good. Bravi bimbi, quest'ultima cosina la fate da soli. Allora, guardate la tabella. Marianne, Robin and the King, il re. 3 azioni. Swim, ride a horse, do judo. C'è la spiegazione. Smile molto sorridente. Very well, sanno fare quella cosa molto bene. Uno smile con un sorriso normale. Well, bene. Uno smile che ha la bocca in giù. At all, per niente. Quindi adesso da soli andate a compilare queste parti e queste parti. Poi ascolteremo la correzione.